In questo video ti consiglio 10 romanzi che secondo me sono adatti a chi impara l'italiano. Benvenuti o bentornati, per chi non mi conosce sono Raf e questo è un video un po' diverso dal solito perché normalmente faccio video di grammatica, ma qui non parliamo di grammatica, parliamo di libri. Ho cercato di scegliere diversi generi, dai classici ai romanzi moderni ai gialli, e ho cercato di scegliere romanzi non troppo lunghi, fra quelli ovviamente che ho letto io. Trovate tutta la lista nella descrizione qui sotto. Il primo romanzo è Il diario di Carlotta, un romanzo uscito un paio d'anni fa e che forse molti non conoscono. L'autore è Romano Lucio Zanon e si ispira alla storia vera della nonna dell'autore, Carlotta appunto, una contadina veneta emigrata in Brasile con la sua famiglia verso la fine del 1800. Una storia molto bella perché ci fa vedere le difficoltà dell'emigrazione con un viaggio in nave molto lungo e pochissimi soldi e poi naturalmente la difficoltà di adattarsi a un paese nuovo con una lingua sconosciuta. Ed è naturalmente la storia di molti immigrati italiani che in quegli anni, fra la fine del 1800 e i primi decenni del 1900, sono emigrati all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, Argentina, Brasile, Uruguay, oltre naturalmente a paesi europei più vicini all'Italia come Germania o Francia. Quindi, da questo punto di vista, una storia molto interessante. Guardando su Amazon recentemente ho notato che c'è un altro libro dello stesso autore che si intitola Amaro Brasile. Non sono sicuro al 100%, ma credo che sia lo stesso libro pubblicato con un titolo diverso. Comunque sia, è un libro che mi è piaciuto, scritto con un linguaggio abbastanza facile e quindi sicuramente consigliato. Il secondo libro è un libro di favole, scritto questa volta da un autore molto conosciuto, Gianni Rodari, e il libro è questo, Favole al telefono. Gianni Rodari è un autore molto famoso che ha scritto molti libri per bambini e sono favole molto belle perché a Gianni Rodari spesso piace anche giocare un po' con la lingua. Molti sconsigliano di leggere le favole quando si impara l'italiano perché dicono che sono difficili, che usano parole inventate e soprattutto che usano il passato remoto. Io sinceramente non sono d'accordo e consiglio di leggerle perché sono molto brevi, in questo caso le favole sono lunghe 1 o 2 pagine, come si può vedere, non so se si vede, ma sono favole molto brevi. E poi il passato remoto non è così difficile, anche se si impara magari dopo qualche anno, non è assolutamente più difficile del presente, anzi, forse è anche più facile perché è molto più regolare del presente. Una frase al presente può essere Carletto mangia un panino e beve un'aranciata. Al passato remoto, Carletto mangiò un panino e beve un'aranciata. Se capiamo la prima frase, capiamo sicuramente anche la seconda. Questa raccolta di favole si chiama Favole al telefono perché l'autore immagina che il ragionier Bianchi viaggia per l'Italia e ogni sera telefona a casa e racconta una favola a suo figlio. E siccome una volta le telefonate costavano tanto, le favole sono molto brevi e per questo Favole al telefono, sicuramente consigliato. Per chi ama i classici o chi vuole avvicinarsi ai classici, ho 3 consigli. I classici in genere sono un po' più difficili perché hanno un vocabolario più ricco e magari frasi un po' più complesse, ma ne ho scelti 3 che mi sembrano un po' più facili degli altri. Il primo è La strada che va in città di Natalia Ginzburg, pubblicato nel 1942. È la storia di una ragazza di 17 anni che abita in un paese e vuole lasciare la famiglia per sposarsi, andando in città. La città di cui si parla nel titolo non è una città specifica. Natalia Ginzburg ha scritto che la città si ispira un po' all'Aquila, un po' a Torino, le città in cui aveva vissuto fino a quel momento. Ma nel romanzo il paese e la città non hanno un nome, quindi potrebbero essere ovunque,
nell'Italia centrale, del nord o del sud. Il romanzo è scritto in prima persona, con frasi abbastanza brevi e con molti dialoghi. Il romanzo non è lungo, come si vede, e quindi lo consiglio a chi vuole leggere un classico. Il secondo classico, e il nostro quarto libro, è un super classico, Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Dino Buzzati è uno dei grandi autori italiani del 1900. Il deserto dei Tartari è forse il suo romanzo più famoso, è stato pubblicato nel 1940. Racconta la storia di Giovanni Drogo, un giovane ufficiale che viene mandato alla fortezza Bastiani, una fortezza al confine, e al di là della fortezza c'è il deserto, dal quale si pensa che un giorno potrebbero arrivare i tartari. Giovanni Drogo passerà la sua vita alla fortezza Bastiani in attesa appunto dei tartari, e naturalmente il romanzo parla della condizione umana, della vita passata ad attendere che succeda qualcosa che magari non succederà mai. Ma non voglio dirne di più perché è un libro molto conosciuto, ma per chi non l'avesse letto o magari l'avesse letto in un'altra lingua, è un ottimo libro da leggere o da rileggere. Anche questo scritto con un linguaggio abbastanza semplice, quindi anche questo consigliato. Il quinto libro, e il nostro terzo classico, è Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia, scrittore siciliano che si è occupato molto di mafia. Il giorno della civetta è un romanzo che è stato pubblicato nel 1961 e parla appunto di mafia. Non è così lungo e questo raccoglie tutte le opere di Leonardo Sciascia. Il giorno della civetta, me lo sono segnato, è questo. Quindi si vede che anche questo è un libro abbastanza breve. Dei tre classici, questo forse è il meno facile da leggere, però è in un certo senso un giallo, un poliziesco, e quindi questo aiuta perché la trama è avvincente. Come capiamo se un libro è troppo difficile? Beh, se dobbiamo fermarci ogni 3-4 parole per controllare il dizionario, probabilmente è troppo difficile. Se invece ogni tanto c'è qualche parola che non conosciamo, va benissimo. Io personalmente, quando leggo un libro in lingua straniera, non cerco tutte le parole nel dizionario. Preferisco andare avanti con la storia. Quindi, come dicevo, questo non è facilissimo, ma la storia è avvincente. Fra l'altro c'è anche un film della fine degli anni 60, molto bello, con lo stesso titolo, Il giorno della civetta, con Claudia Cardinale e Franco Nero, mi pare. Consigliato anche il film. Cambiamo categoria e passiamo ai gialli. Per gli amanti dei gialli ho due autori che mi sembrano adatti a chi sta imparando l'italiano. Il primo è Gianni Simoni. In questo caso, più che consigliare un libro in particolare, consiglio una serie, I casi di Petri e Miceli. Petri è un giudice in pensione e Miceli è un commissario di polizia. Due personaggi molto simpatici. Fra l'altro, anche l'autore, Gianni Simoni, è un ex magistrato che poi è diventato scrittore. I casi di Petri e Miceli sono gialli ambientati a Brescia, quindi siamo in Lombardia, nel nord Italia, e sono gialli, come dire, abbastanza tranquilli, non violenti. A me personalmente non piacciono i gialli troppo violenti. La lingua non è troppo complicata, quindi chi vuole leggere un giallo piacevole e abbastanza semplice può leggere Gianni Simoni. Il secondo autore che consiglio è Gianrico Carofiglio e il nostro settimo libro è Testimone inconsapevole. Andiamo dall'altra parte dell'Italia. Prima eravamo a Brescia, adesso siamo a Bari, in Puglia. Anche Carofiglio, come Gianni Simoni, è stato magistrato prima di diventare scrittore. E infatti il protagonista di Testimone inconsapevole è un avvocato che si chiama Guido. Non è proprio un giallo nel senso classico della parola, è un po' sul genere di John Grisham, tanto per intenderci. Quindi se ti piace quel genere, magari ti piace anche Carofiglio. Anche questa è una serie, Testimone inconsapevole è il primo di una serie di libri con lo stesso protagonista. E bisogna anche dire che Carofiglio ha scritto molti libri, non solo gialli, quindi sicuramente un autore interessante da esplorare,
perché in genere scrive con un linguaggio abbastanza semplice, frasi non troppo lunghe e che secondo me appunto può essere adatto a chi impara l'italiano. Quindi Gianrico Carofiglio, testimone inconsapevole. Cambiamo categoria e passiamo ai romanzi moderni e qui ho 3 consigli. Il primo è un libro di Lorenzo Marone che si intitola La tentazione di essere felici, un libro del 2015. E cambiamo anche città perché questo romanzo è ambientato a Napoli. È un bel libro, mi è piaciuto molto, forse è un po' più lungo degli altri, ma anche questo è scritto con un italiano molto moderno. Il primo capitolo forse è il più difficile da leggere perché non ci sono dialoghi e si fa un po' fatica, c'è un vocabolario abbastanza ricco, ma poi ho notato che diventa un po' più facile dal secondo capitolo in poi. Il protagonista, Cesare Annunziata, ha 77 anni ed è un personaggio molto interessante, quindi anche questo può essere un libro interessante da provare a leggere. Il nono libro è Io che amo solo te di Luca Bianchini, un romanzo pubblicato nel 2013. Racconta una storia della preparazione di un grande matrimonio fra 2 giovani che coinvolge un po' tutto il paese e soprattutto le 2 famiglie. Siamo tornati come ambientazione in Puglia perché il romanzo è ambientato a Polignano a Mare. È un libro simpatico, divertente, che ha il vantaggio di essere scritto in un italiano moderno con molti dialoghi che rendono la lettura più facile. È stato tratto anche un film da questo libro, ma sinceramente non l'ho ancora visto. E poi so che ci sono altri libri che continuano la stessa storia, mi pare che in tutto siano 4 al momento, ma anche questi non li ho ancora letti. Ma questo è sicuramente un bel libro, abbastanza facile, divertente e simpatico che mi sento di consigliare. Il 10° libro che consiglio a chi impara l'italiano è Racconti romani di Gianpa Lahiri, un libro pubblicato nel 2022. Ora, per chi non conosce Gianpa Lahiri, voglio dire giusto 2 parole. È una scrittrice americana, nata a Londra da famiglia bengalese e poi trasferitasi negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ha pubblicato diversi romanzi in inglese e diversi racconti, per i quali fra l'altro ha vinto numerosi premi. Ma poi si è appassionata della lingua italiana. Ha studiato l'italiano, ha imparato l'italiano e si è trasferita a Roma. E a Roma ha cominciato a scrivere in italiano. Ha pubblicato un romanzo in italiano che si intitola Dove mi trovo e poi ha pubblicato nel 2022 questa raccolta di 9 racconti che si intitola appunto Racconti romani. Io consiglio di iniziare dai racconti perché sono scritti con uno stile molto chiaro e poi sono più brevi e quindi più facili da leggere. I temi sono molto interessanti, sono la ricerca dell'identità, la ricerca o la mancanza delle proprie radici quando si vive in un paese straniero, quindi temi veramente affascinanti. Sicuramente un libro da leggere, ma parlando di Gianpa Lahiri voglio nominare un 11° libro, non è proprio un romanzo, quindi è al di là della nostra serie di 10 libri, ma è un altro libro di Gianpa Lahiri e questo si intitola In altre parole. In questo libro Gianpa Lahiri racconta come si è innamorata dell'italiano, come l'ha imparato, quindi racconta proprio il suo viaggio nella lingua italiana, possiamo dire, e per questo non posso non consigliarlo a chi sta studiando l'italiano. Ma se avete voi un libro che volete consigliare agli altri o magari consigliare anche a me, che vi sembra utile a chi sta imparando l'italiano, fatemelo sapere e scrivetelo nei commenti qui sotto. Grazie per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!